Ben ritrovati amici della Rossonera, buona mattinata qui dalla radio al 18 settembre del 2024, un mercoledì amaro per i tifosi del Milan dopo la brutta sconfitta contro il Liverpool, ancor più ampia forse che nel risultato. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito nel post e che hanno magari cliccato per vedere questo video, che come vedrete è un video un po' particolare, nel senso che saranno 3 piccoli editoriali di 6-7 minuti l'uno, uno dopo l'altro. Ci sarà il mio, quello di Beatrice e quello di Enrico. Per fare un po' di chiacchiera su quello che è il momento generale del Milan, non solo sul singolo, non solo sulla partita, non solo sul dirigente, l'allenatore, eccetera, eccetera. Sarà un discorso più generale da parte di tutti e tre. Poi della partita e di quello che si è visto ieri sera, ne abbiamo parlato tanto nel post, e grazie per chi ci ha seguito, e ne parleremo oggi nei vari appuntamenti. Però ci sembrava fare un discorso generale, anche perché i problemi del Milan sono generali, sono più alti che per una partita o la prestazione di un singolo allenatore, eccetera, eccetera. Parto io con una domanda che rivolgo in realtà un po' a tutti voi, ovvero se vi riconoscete nel Milan. Se riconoscete in questo Milan quello che magari avete provato ad amare anni fa, che magari vi è stato tramandato, che magari invece vi è arrivato spontaneamente un giorno da bambini. Ehm, io sto iniziando a vedere, ma perché lo facciamo per lavoro e siamo sempre a contatto con voi, poi c'è San Siro, poi c'è chi magari ti incontra per strada, l'amico, chi becchi al bar, eccetera, eccetera. E si sta iniziando a vedere un certo scollamento da parte dei tifosi del Milan che non si riconoscono più in questo Milan. Continuano a essere tifosi del Milan, ovviamente, ma fanno un po' fatica a riconoscersi in questo Milan, che di Milan ormai inizia ad avere un po' poco, se non forse i colori e a volte nemmeno quelli. Perché non è da Milan l'inizio di questa giornata, o meglio della scorsa giornata, ovvero le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, non sono da Milan, non è da dirigente del Milan fare determinato tipo di esternazioni nel pre-partita. Bisognerebbe iniziare a riconsiderare il fatto che si è dirigenti, magari non propriamente del Milan, ma se si parla di Milan, esponendo la propria faccia, abbinandola a quella del Milan, si entra in un'altra dimensione, che non è più quella di lavorare per l'azienda Zlatan Ibrahimovic, ma per lavorare per l'azienda Milan o Red Bull, quale scegliete voi. E quindi bisogna iniziare a vederla in un altro modo, se si vuol fare il dirigente, e non solo e soltanto il dirigente di se stesso. Perché questo stiamo, vedendo, ovvero che a vario titolo tutte le componenti del Milan hanno un grande problema di messa a fuoco. Questo è quello che penso io. Ovvero che, partendo dal più alto livello, ovvero dalla proprietà, che insomma, già conosceva poco del calcio italiano, del Milan e del calcio europeo, e nei 2 anni che ha affrontato negli ultimi 2 anni ha probabilmente anche imparato poco, se questi sono i risultati, che a cascata ha scelto di far dirigere la società a un amministratore delegato che di questo sport sa poco, che del Milan calcio sa poco, che è tifoso del Milan, sì, come tutti noi, ma questo non implica il fatto che possa essere ad alto livello per il bene del Milan, ma che se si limitasse a fare la D del Milan stile Antonello all'Inter, potrebbe anche andare benissimo. Ma se poi si rientra in un gruppo di lavoro allargato, dove si hanno poi capacità di poter mettere la propria parola su la scelta dell'allenatore, la scelta dei giocatori, la scelta di quello che concerne il campo e non ultimo il rapporto quotidiano anche coi media, e allora si entra in un'altra sfera, perché Antonello, ad esempio, all'Inter questo non lo fa. Se si vuol fare la D alla Galliani, bisogna averne esperienze e capacità. Passo oltre. Altro errore di messa a fuoco. Il direttore tecnico, purtroppo Moncada è un caposcout. È un caposcout che non può fare il direttore sportivo e lo abbiam visto sulla nostra pelle, tant'è che il rapporto con la squadra era inesistente e si è dovuto prendere Zlatan Ibrahimovic l'anno scorso di fretta e furia, perché questo mancava e si è capito. Dopodiché ora si è esposti al vento
in piena faccia, ovvero non ci si può più nascondere dietro il dito e dire: "Io avevo segnalato Tizio e non l'hanno preso, io avevo segnalato Caio e non l'hanno preso. Io ero stato bravo invece a segnalare quel tal giocatore che hanno preso e il merito è mio". Eh no, e non funziona più così. Adesso ci si espone alle scelte che sono state fatte, tipo quelle di questo mercato, dello scorsa scelta dell'allenatore, cioè la conferma di Pioli, cioè quella che in primavera volevano ancora la conferma di Pioli, quelli che esattamente hanno preso Fonseca, ma non un Fonseca, non Fonseca, povero Paolo Fonseca che, adesso ne parliamo, si è ritrovato probabilmente all'interno di un gioco che è più grande di lui. Scendiamo di un livello e arriviamo appunto al mister. Un mister che, logicamente quando ti chiama il Milan non puoi dir di no, ci mancherebbe, insomma, chiama il Milan, determinato ingaggio, determinato grandezza, eccetera, eccetera, ma purtroppo l'abbiamo sempre detto, il problema non era dar fiducia a Fonseca, il problema era dar fiducia alla scelta Fonseca, alla scelta di prediligere scientemente la scelta di un allenatore, non perché è bravo, porta risultati, allena bene, migliora i giocatori, perché si è rivelato un vincente, perché ha esperienza, perché ha già allenato grandi squadre, tutte componenti che di solito portano alla scelta di un allenatore. Qui in primis si è scelto che fosse un allenatore che potesse andar bene nel lavoro quotidiano col cosiddetto gruppo di lavoro, che onestamente non si è mai visto in nessuna parte del mondo a quando si fa calcio. Ma il problema è che qui ormai di calcio se ne fa pochino e il problema va a monte, cioè nelle scarse conoscenze di chi in questo momento fa il Milan. Il Milan in questo momento è fatto da persone che probabilmente reputavano che l'anno scorso essere arrivati a 20 punti dell'Inter fosse qualcosa di irripetibile e invece chi arriva a 20 punti dal primo non finisce secondo. Non si può pensare che: "Mal che mi vada la sfango, faccio terzo", perché non è questo né il Milan, né quello che si chiede a essere il Milan. E invece si continua a pensare che: "Ma sì, arrivo quarto e la sfango, ma sì, arrivo terzo e la sfango, ma se mi va bene faccio secondo, poi se si allineano i pianeti faccio addirittura primo, exploit". Non funziona così e quest'anno purtroppo lo vedremo sulla nostra pelle, ma non è questione di far le Cassandre o i giudici. Te lo sta iniziando a dire il campo, che è il giudice ultimo. Non sono voci, non sono parole, non sono idee, sono fatti. Il campo, quella cosa rettangolare dove cresce l'erba. Lì ci sono i fatti. Poi passiamo a un livello finale, ovvero i giocatori che ci stanno mettendo del loro, tra atteggiamenti, tra livello magari non eccelso di alcuni, qualcuno che sta sotto rendendo meno e soprattutto stanno alcuni anche rendendo meno perché male si sposano. E qui torniamo al piano di sopra, ovvero i dirigenti che hanno scelto magari dei giocatori che mal si sposano tra di loro, così come ha già fatto notare l'allenatore, che probabilmente già sentendo puzze di bruciato e inizia a mettere le mani avanti e dice che il centrocampo, così come è stato costruito, fa fatica ad assemblarlo, perché è normale che sia così, visto che è composto praticamente solo da mezzali, ma ovviamente non ha potuto dire niente in estate, perché è un Paolo Fonseca che quando arriva al Milan, giustamente mi vien da dire, resta in silenzio e quindi accetta l'incarico e si fa andar bene determinato tipo di scelte prese al di sopra di lui, ma ci rimette di suo perché come sappiamo il primo che salta, come sempre, è l'allenatore e probabilmente salterà. E una volta che sarà saltato, il capo espiatorio passerà al prossimo, eccetera, eccetera, così come passerà al prossimo dirigente che verrà bruciato sull'altare di chi, quando inizia a sentire puzze di bruciato per davvero, come spesso è accaduto in passato, fa un passo indietro e prova a eclissarsi. Ma ormai siamo arrivati ai nodi al pettine, non ci si può più eclissare, ormai ci si è esposti e se si fa bene si sarà giudicati bravi, se si farà male si sarà giudicati tutti male. E il tifoso del Milan ormai non sta più facendo più sconti a nessuno, ormai si è tutti sulla stessa barca e il giochino di lanciarsi le responsabilità è più colpa del dirigente X, è più colpa del dirigente Y, ma quello è partito per le vacanze, ma quello non c'era lì, ma quell'altro, io ho fatto la conferenza, io eccetera, non funziona più. Il tifoso del Milan sta arrivando a un limite che a un certo momento
dovrà fare, tra virgolette, una scelta, ovvero siccome non ci si riconosce più in questo Milan, dovrà iniziare a proteggere il suo Milan, quello che, e ritorno all'inizio, ha iniziato a tifare quando probabilmente era bambino. Io vi lascio gli editoriali di Beatrice e Enrico e poi ci ritroviamo tra poco con Mattino Milan. Ciao a tutti. L'analisi di una gara come Milan-Liverpool 1-3 è un'analisi complessa, un'analisi difficile, emotivamente complicata da fare perché comunque è una partita che attendi, una partita che ami vivere, nonostante il momento difficile del Milan, nonostante i dubbi, le incertezze, i tanti gol subiti, la paura di affrontare una squadra come il Liverpool. Poi, come sempre, io sono qui con voi a parlare di cose che succedono fuori dal campo. Fuori dal campo perché sono 12, 13, 14, 15 mesi in cui si parla tanto di cose extracampo, probabilmente si sono prese anche delle decisioni non guardando il campo, si sono fatti anche degli acquisti non guardando il campo. E poi il calcio è così, il calcio non ti nasconde niente, su quel campo verde viene fuori tutto. Credo sia una delle cose peggiori da utilizzare quando si vuole nascondere un problema o si vuole nascondere qualcosa. Perché parlo di fuoricampo? Perché ovviamente dopo una gara del genere ci viene in mente quello che ha detto Zlatan Ibrahimovic nel prepartita, un linguaggio assolutamente complicato da associare al Milan, un linguaggio che non appartiene a questi colori, soprattutto perché innanzitutto partiamo dal presupposto che secondo me un dirigente non usa mai quel linguaggio, neanche se la squadra che guida è prima in classifica, neanche se è in semifinale di Champions League, neanche se ha appena vinto uno scudetto. Quel linguaggio non si utilizza mai. Ma a maggior ragione non si utilizza quando la tua squadra sta vivendo un momento complicato, risultati che non arrivano, gioco che non c'è, acquisti che non si stanno rivelando azzeccati, costruzione di una squadra che si sta rivelando con tantissime lacune, quindi un linguaggio così non lo usi a maggior ragione. E ovviamente fuori campo c'è stata anche una cosa molto bella a San Siro, prima di Milan-Liverpool, l'ingresso di Kakà, la grande accoglienza allo stadio, l'emozione per quel coro, l'emozione per Gegio che lo chiama di nuovo Bambino d'Oro. Quello è stato un momento in cui c'è stato di nuovo il Milan, perché il Milan è quella cosa lì. Il Milan è qualcosa di molto grande, molto elegante e ultimamente l'eleganza, la leggenda, la grandezza si è vista poco perché la grandezza non significa solamente vincere le partite, la grandezza è come parli, come agisci, come ti muovi, come racconti le cose, come prendi le decisioni. Di Milan si è visto poco in questi ultimi mesi, ma 3 minuti di cose fuori campo, che ormai è d'abitudine, e parliamo del campo, una partita che era iniziata bene perché il gol di Pulisic fa sperare, fa sognare. Poi però è una partita che ha preso una piega totalmente diversa, mi viene da dire la solita piega perché tanta insicurezza, tanti errori. A me è sembrata nuovamente una squadra che ha poche idee in campo, non sa cosa fare, giocatori che non giocano dove dovrebbero giocare. Parlo del centrocampo, un centrocampo che è stato costruito a mio parere in maniera totalmente illogica, l'ha detto lo stesso Fonseca, no? Che Reinders non può giocare di fianco a Fofana, Loftus-Cheek non è un 10, Fofana tra l'altro che è un giocatore in questo momento in estrema difficoltà, ovviamente mi tengo sempre il dubbio che sia la scarsa forma fisica, il fatto che sia arrivato tardi, poi tra un po' di tempo ovviamente queste giustificazioni finiranno e capiremo davvero che giocatore è Yusuf Fofana, linea difensiva con sempre diversi errori, una squadra che davvero lascia presagire che le soluzioni sono lontane perché il centrocampo è quello, le soluzioni da adottare ci sono ma non so quante siano onestamente.
Le cose positive sono che hai qualità davanti, perché voglio dire è entrato anche Abram molto bene. Tra l'altro Abram, che a mio parere ha dimostrato un'ottima personalità in una gara del genere. Non è facile entrare in una gara del genere in uno stadio così, però devo dire che davvero, in vista soprattutto della gara di domenica contro l'Inter, capisco se tanti di voi non vedono una luce, una speranza, perché c'è assolutamente da preoccuparsi, perché come ho detto anche nel post partita di Radio Rossonera, ci si sente molto bravi a casa Milan, ci si sente molto bravi, perché le scelte fatte sul mercato sono scelte anche molto discutibili, ma sembrano a volte anche poco pensate, perché onestamente io non so come si possa decidere di dare Kalulu alla Juventus e di spendere 15 milioni per Emerson Royal, con tutto il rispetto per il giocatore, ma mi sembra evidente che la spesa non valga questo acquisto, lo scambio, una squadra che ha tantissime lacune difensive, acquisto che non comprendo, uguale il prestito alla Juventus di Piercalulu. Ci si sente bravi perché dopo una stagione come quella dell'anno scorso si decide di prendere un allenatore come Paolo Fonseca, che non ha colpe in mani. Paolo Fonseca è questo, il suo curriculum lo precede. Onestamente, con tutto il rispetto, in conferenza stampa l'altro giorno a Milanello si vedeva che Alvaro Morata, Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus. Dall'altra parte si vedeva Shakhtar Donetsk, Lille. Voglio dire, dopo una stagione come quella dell'anno scorso, il Milan aveva bisogno di una guida, e non la guida che ti dice che gli altri sono dei gattini e il leone quando non c'è i gattini, insomma, non mi va neanche di ricordarle quelle parole. Ma di una guida vera, una guida sul campo, un allenatore carismatico, un allenatore che sapeva inserire qui i suoi principi di gioco, trascinare. Poi è vero, voi mi direte, sì, ma anche i giocatori si devono trascinare, non hanno bisogno sempre della babysitter, sicuramente, ma qui non è la babysitter, qui è qualcos'altro. Dopo la stagione dell'anno scorso, che anche qui ci si è nascosti dietro questo secondo posto, il Milan è arrivato secondo, di nuovo in Champions, però i problemi si vedevano molto bene, e si vedevano soprattutto sul campo. Torniamo sempre lì, torno all'inizio di questo intervento. Si parla troppo poco di campo a casa Milan. Il campo parla, il campo è trasparente, sul campo si vede tutto. La stagione è ancora molto lunga, siamo a settembre, bisogna lavorare, non credersi bravi, abbassare la testa e migliorarsi. Migliorarsi perché le cose non vanno bene per niente, e non bisogna raccontare che vanno bene, non bisogna far credere che vanno bene, non bisogna farlo credere ai tifosi perché non sono stupidi, non bisogna farlo credere ai giocatori, bisogna lavorare, migliorare e cambiare quello che c'è da cambiare. Un saluto. Ed eccoci qui anche con me ragazzi, buongiorno a tutti, buon 18 settembre, anzi sì, 18 settembre ormai è il 18, ovviamente siamo qui dopo la partita, dopo Milan-Liverpool a fare un'analisi, un commento su quanto accaduto. Sarò un po' ripetitivo con quello che è accaduto anche durante il post partita, però ci tengo a far passare questi messaggi. Parto dicendo che di Milan c'è stato ben poco, dai. Di Milan c'è stato ben poco, di Milan c'è ben poco. La serata di ieri ci ha dato un'emozione, quella di Riccardo Kakà, e da lì in poi di Milan c'è stato poco. Perché il Milan non è mai stata, o meglio, magari in qualche periodo sì, ma poi quando l'ha passato questo periodo ha sempre tentato di correggerlo immediatamente. Il Milan non è mai stata una squadra, è una società, è una proprietà, è un'istituzione calcistica, se vogliamo, superficiale e insufficiente. Se lo è stata per brevissimi periodi, perlomeno da che io ho memoria, cioè abbiate anche un po' di pazienza. Lo è stata per brevissimi periodi e ha sempre tentato di correggere il tiro e ha sempre poi sistemato le cose. Nella serata di ieri di insufficiente c'è tutto e di sufficiente non c'è niente, e di superficiale c'è tutto secondo me, e continuiamo a vedere questa cosa su tutti i piani e tutti i livelli.
dalla proprietà, dalla dirigenza, che continua a mostrare ed evidenziare i suoi limiti e i suoi difetti naturali, passatemi il termine, con il massimo rispetto del caso. Non sto giudicando nessuno dal punto di vista personale, ci mancherebbe altro. È insufficiente quello che dice Zlatan Ibrahimovic, è inaccettabile quello che dice Zlatan Ibrahimovic per quanto mi riguarda. Non è un dirigente del Milan, okay, ma si autoproclama il boss, il capo, consulente, advisor e tutta quella nomina lunga e anglofona che ha con Redbird. È insufficiente quella cosa lì, non può accadere quel battibecco con Boban. Incommentabile per quanto mi riguarda, non può accadere quello che propone Paolo Fonseca, è insufficiente quello che ha proposto Fonseca, sono insufficienti tante prestazioni dei giocatori. Ragazzi, di Milan c'è stato poco e c'è quasi nulla, ed è questa la cosa che a me fa più arrabbiare. Di Milan c'è stato poco e c'è quasi nulla, e possiamo stare qui a chiedere l'aiuto del secondo anello arancio, del terzo anello rosso, a chiedere l'aiuto, a chiedere di alzare le mani, di battere le mani, di andare a tempo di musica, e tutte queste idee geniali americane che sono state implementate a San Siro. Possiamo provarci, però poi son controproducenti e sono anche e a me dispiace, perché poi rischi di farti degli autogol importanti, sia con le parole che coi fatti, soprattutto se poi i fatti non rispecchiano le parole. Ehm, e quindi ragazzi, io sono molto, molto preoccupato, perché continuiamo a parlare, continuiamo a celebrarci, continuiamo a dire che siamo i capi di tutto, i migliori di tutto, che creiamo il mondo, che va tutto benissimo, che si lavora, ma poi quello che succede non è così. Quello che succede non è così, quello che succede è una squadra che dal punto di vista tecnico, tattico, mentale, di volontà, di coraggio, di preparazione, di qualsiasi cosa, di struttura, di forza, non c'è. Non c'è ragazzi, non c'è. Cioè, se voi trovate aspetti positivi, scriveteci nei commenti, oltre a mettere like, le solite cose, ditecelo, ma non è così. Cioè, io in questo momento sono molto invidioso e fatico anche a comprendere, da un certo punto di vista, gli ottimisti, le persone più propense a una positività su questo Milan, o meglio, su questa società di calcio di Serie A coi colori rossoneri, perché chiamarla Milan. Chiudo dicendo una cosa che ho già detto al post partita, è che come sempre abbiamo voluto rimanere conservativi, abbiamo voluto il meno impegno di tutti, abbiamo voluto il meno problema, noi abbiamo voluto l'allenatore bravo a lavorare col gruppo di lavoro, l'allenatore in linea, in continuità, a livello di modulo. Abbiamo scelto un allenatore che, per carità, io non ce l'ho con Fonseca, abbiamo scelto questo allenatore per motivi che col campo verde, con le linee bianche e le reti non c'entrano una mazza. Ragazzi, le motivazioni per cui è stato scelto Paolo Fonseca con un rettangolo di campo da gioco di calcio non c'entrano. Spero sia chiaro, perché l'allenatore ti dà e ti rimette in moto con 2 cose: o dandoti l'elettroshock, la scossa, la motivazione, tirandoti fuori tutto a livello di te, di mentalità, e quindi di cattiveria, di agonismo, di furore, oppure ti trasforma dal punto di vista tecnico-tattico, cioè ti fa migliorare come giocatore di calcio, oltre che come atteggiamento. Mi dite di queste 2 cose cosa sta facendo Fonseca? Ma ripeto, non per puntare il dito a lui, sto puntando il dito verso qualcun altro, ma mi dite di queste 2 cose cosa sta facendo Fonseca? Vi lascio con questa domanda, vi mando un abbraccio e ci ritroviamo già tra qualche ora con Mattino Milan. Ciao.